Bentrovati in un paese che pochi conoscono ma che è praticamente a 2 passi dall'Italia, il Kosovo. Ci volevamo venire da un sacco di tempo, ci ha sempre attirato ma non abbiamo mai capito bene perché. Ci sono luoghi così che ci chiamano e ormai abbiamo capito che in genere sono quelli che ci danno le più grandi soddisfazioni. È arrivato il momento di scoprire se il Kosovo appartiene a quella categoria di paesi. Ok ragazzi, primissime impressioni a caldo dopo l'ingresso in un paese nuovo. Per ora, dopo un primo impatto decisamente positivo, abbiamo iniziato la nostra esplorazione facendo il giro in senso antiorario, da ovest verso est. Oggi raggiungiamo Prizren, nome difficile da pronunciare ma con grandi sorprese da aspettarci al di là del ponte. Questa città ragazzi è un vero e proprio gioiellino. Il caldo però ce lo siamo portati dietro, quindi scappiamo tra i monti e lì veniamo accolti in un modo molto particolare. A sapere che sarebbe andata così, forse avremmo cambiato i nostri piani per il Kosovo. Bentornati in questa pazza estate kosovara ragazzi, siamo entrati proprio ieri in questo paese e oggi siamo in una delle città più belle, considerate da tutti più belle del Kosovo. Non siamo nella capitale ancora, ma siamo nella cittadina di Prizren. Attenzione perché, scusate, ho visto questa ambulanza che è veramente particolare. È una enorme Mercedes e dietro però è stata modificata per fare questa enorme ambulanza che sembra più che altro la macchina di Ghostbusters. È giusta la canzone? Ghostbusters! Dicevamo, siamo a Prizren ma fa talmente caldo che ci siamo infilati immediatamente nel supermercato perché qui c'è l'aria condizionata. Saltano all'occhio immediatamente 2 cose. Innanzitutto i prezzi sono tutti quanti in euro. Non eravamo già più abituati dopo l'Albania dove c'è un'altra moneta. Qua invece è tutto in euro, quindi li riconosciamo subito. E poi c'è una seconda questione, la questione delle bandierine. Ci sono bandierine dappertutto per indicare in pratica da dove vengono i prodotti. Quindi ad esempio qua c'è l'Italia. Questa qua è tutta la zona italiana. Devi imparare un po' le bandiere, Esatto. Anche perché qua c'è la Turchia, vedo, questa è la Spagna, questa è l'Austria, questa è la Polonia. Però è bello da vedere perché ti rendi conto come la merce arriva da tutti i posti diversi del mondo. Quindi tu vai a fare la spesa al supermercato, non ci pensi neanche, ma poi arrivi qua e ci sono tutte le bandiere, ti rendi conto di quanto si muovono le merci anche nel mondo. Attenzione perché abbiamo scoperto da dove viene il belino, dall'Albania. E nel frattempo noi ci siamo presi una sola. Prizren è l'antica città romana di Petrisen, quindi ha una storia antichissima, ma la sua storia più recente si può dividere in 2 periodi diversi, quello serbo che inizia alla fine del 1100 e quello ottomano dal 1400 in poi. Questa cattedrale, che è la cattedrale di Nostra Signora di Ljevice, fa parte proprio di quel periodo, il periodo in cui questa zona era parte del regno serbo, quindi stiamo parlando del 1300. È uno dei pochi edifici che sono rimasti, oggi è patrimonio dell'UNESCO, ma non si può visitare. Vedete, qui c'è del filo spinato e di fronte c'è la polizia che sorveglia gli ingressi. Il motivo di tutta questa sicurezza è legato alla storia travagliatissima del Kosovo. Abbiamo già accennato nel video precedente tutto quello che è stato, tutti gli scontri che ci sono stati in pratica tra vicini di casa che hanno combattuto per questo territorio per moltissimi anni. Ancora oggi la situazione è incerta e instabile, tanto che alcuni paesi ad oggi non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Ma perché non si può entrare oggi in questa cattedrale? Perché nel 2004 degli estremisti albanesi sono entrati all'interno e hanno provocato dei danni ingenti su tutto quello che è all'interno proprio della cattedrale. Questo era un po' in risposta a tutto quello che è stato il passato durissimo che hanno dovuto subire qui in Kosovo. Questa è una bellissima moschea che ci dice che ci sono 37 gradi in questo momento, purtroppo è chiusa. Per fortuna però le moschee hanno sempre una fonte d'acqua per farsi la doccia nonostante il calore, quindi ci si può rinfrescare. Mi lancio dentro, mi butto dentro. E invece adesso ragazzi siamo di fronte a quello che è rimasto dopo il periodo dell'impero ottomano, cioè il secondo periodo di cui parlava Angela. Abbiamo di fronte a noi il centro storico, e il centro storico è una vera e propria chicca, quindi sto per girare all'1, 5, 4, 3, 2, 1. Ah no, all'1 devo girare, allo 0, allo 0!
Ragazzi, c'è questo ponte storico ottomano e dietro tutto il centro con la moschea che svetta là dietro. Questa è la moschea principale della città e anche uno dei suoi simboli. È stata costruita nel 1600 e per farlo hanno utilizzato le pietre che componevano invece un vecchio monastero che era stato abbandonato, che era costruito proprio qui vicino in questa zona. All'interno è decorata con dei motivi floreali e dei versi del Corano. Questa è la bellissima piazza centrale, abbiamo tutto il mercato da questo lato, poi c'è la moschea e dietro c'è anche una fortezza. Ma ragazzi, dietro di me la verità è che c'è Angela che è imbambolata davanti agli zuccherini. Questa città, ragazzi, è un vero e proprio gioiellino, bisogna dirlo. Se c'è solo una pecca, devo dire, è il nome, perché è completamente irricordabile. Dopo un paio d'ore in città, dove siamo in questo momento? Non mi ricordavo il nome. Prizren, appunto, è una perla qui nei Balcani. Dietro di me c'è questo che è l'antico hammam. Potevano andare in questo hammam sia uomini che donne. In questo momento è completamente in ristrutturazione, sono tutti lavori in corso, sia da questo lato che dall'altro lato, dove è ancora più bello da vedere. Poi devo dire un'altra cosa sul Kosovo in generale. Già da ieri, quando siamo entrati in questo paese, subito l'atmosfera ci è piaciuta tantissimo e l'abbiamo detto. Ma poi anche per quanto riguarda le cose da vedere, le strade, come è mantenuto anche il paese, soprattutto nei centri, chiaramente. Poi fuori, vabbè, è un'altra storia. È totalmente oltre le aspettative. Sarà anche perché chiaramente del Kosovo noi abbiamo sempre avuto un po' di informazioni, diciamo, sempre legate a qualcosa di negativo, e quindi le guerre, gli scontri, magari le frizioni con i paesi vicini, e purtroppo nella mente magari si crea un'immagine un po' distorta. E invece, ragazzi, è un bellissimo paese, almeno insomma dopo questo primo impatto. Stavo tornando alla macchina, ragazzi, è comparsa la torre di Pisa, cioè diciamo una riproduzione della torre di Pisa, ma è proprio simile, però è dritta. Momento Amarcord anni 90, con questo enorme Nokia 3310 usato come insegna di un negozio di computer, cioè il telefono che non potevi mai distruggere, poteva cadere dal 10° piano, non gli succedeva niente. Hanno usato lui come insegna, direi bellissimo, una delle insegne più belle mai viste. Appena fuori dalla città siamo in pratica tra i monti immediatamente. Che montagne! Stiamo salendo un po' alla ricerca di un posto dove farci una doccia. Questa è la verità. Stiamo solo cercando un luogo dove fare la doccia. Forse abbiamo individuato dove dormire, tipo vicino a una fontanella d'acqua, ma adesso la cosa più importante è fare la doccia, quindi lontano da occhi indiscreti. Fatta la doccia, ragazzi, il posto è un po' sporco, un po' tanto sporco, però era l'unico posto, l'unico spiazzo dove siamo soli, io e Angela, e quindi ci siamo fatti la doccia, per fortuna, perché non ne potevamo veramente più. Buongiorno da qui, ragazzi, nuovo giorno. Allora, per fortuna poi alla fine ci siamo fermati qua, nonostante questo. Angela era super scettica. Ma stai parlando male di me? Certo. Certo, così. No, devo dire che quando siamo arrivati ieri l'impressione è stata un po' forte. Ho detto, no, ma che posto è? Lo facciamo qua. Poi eravamo stanchissimi, accaldatissimi. Ci siamo fatti una doccia, abbiamo mangiato, abbiamo detto, vabbè, stiamo qua. Io ero stanchissima, ho dormito come un sasso. Non mi ricordo niente. C'erano tutte le condizioni ideali tranne una, e quindi era il caso proprio di fermarsi nonostante tutto. E qui in effetti poi non è venuto più nessuno, siamo rimasti qua tutta la notte, abbiamo dormito molto bene. Angela è attaccata da un'ape. Angela ha anche la fobia delle api. Oggi, guarda, oggi ce l'ho con te. Tutte me le hai già dette. Dai. Come dai? Momento bel lavanderino che lava il bucato stamattina. C'era una fonte proprio qua vicino dove abbiamo dormito e quindi abbiamo ricaricato tutti i boccioni, stiamo facendo il bucato. Stavo notando che comunque il secchio l'abbiamo usato sempre solo per fare il bucato, mai per l'altra funzione per cui l'abbiamo comprato. È vero? Sei distrutto, mamma mia! Ho bisogno di un caffè adesso.
Essendo una città che richiama moltissimo la Turchia, non poteva di certo mancare lui. Eccolo! Il chai nel bicchierino, ragazzi, quanti ne abbiamo bevuti in Turchia, mamma mia, è stato bello vederlo al tavolo dietro, l'abbiamo visto e ho detto no, lo vogliamo subito. In Turchia quando ti chiedono se vuoi un tè fanno proprio il gesto del cucchiaino, cioè questo gesto qua, esattamente il gesto che sta facendo Angela. Quel signore sta infornando il nostro lahmacun direttamente in forno. In questo momento revival, ragazzi, di questi giorni non potevamo non fermarci qui oggi prima di andare via. Siamo in un luogo che si chiama Antep, è un fast food turco al 100%. Antep, come la città di Gaziantep nel sud-est della Turchia, e qui abbiamo preso due specialità importantissime: il lahmacun, che è questa sorta di pizza con questo condimento sopra un po' speziato con un po' di carne, e l'insalata qui accanto, e poi il cikofte, questa piadinazza. Sì, questa piadina che è spalmata all'interno di queste che sono tipo pasta di bulgur che viene mescolato con varie spezie e viene spalmato. In origine era fatto con la carne cruda, invece poi hanno cambiato e hanno fatto appunto questa versione che è vegetariana, anzi vegana, e servito con l'insalata. Ragazzi, mi sembra di tornare in Che Turchia, bello! bellissimo. Abbiamo preso anche l'ayran, la bevanda tipica turca, e che è fatta di yogurt, acqua e sale, e che in questo posto viene fatta proprio fresca all'interno di queste macchinette che sono un po' come quelle della granita, no? Che abbiamo noi in Italia. E questo è salaticcio, l'abbiamo assaggiato anche ieri, e questo fresco forse è anche meglio perché è meno salaticcio. Comunque adesso ce la mangiamo tutta questa roba qua. Lì c'è il ristorante turco dove abbiamo appena mangiato una panza, ragazzi, Che goduria! alle 10 di mattina. E qua in Canto invece c'è il signore che fa i salsiccetti, diciamo, i kebab tipici della zona. Vedete, c'è la griglia così sempre in vetrina. Questo è proprio il tradizionale ristorante che si trova in questa zona. Kebabtore, quindi il luogo dove fanno il kebab, che poi in realtà in altri paesi qui vicino come la Bosnia si chiamano cevapi, cioè è la stessa cosa ma si chiama in modo diverso a seconda chiaramente della lingua. Qua in albanese si dice kebabtore. In realtà, ragazzi, noi non avevamo fame, non volevamo assaggiare queste prelibatezze turche, era solo per Non dirlo a lei. per ricordare per dare questa informazione che la popolazione turca in Kosovo rappresenta una minoranza, ma la maggior parte di questa popolazione vive proprio qui a Prizren, quindi c'è una grande comunità turca in questa città. Ah, l'abbiamo fatto solo per quello, ragazzi, per motivi diciamo giornalistici. Esatto, per Va bene. documentaristici. Non dirlo a lei. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, siamo in una delle città probabilmente più turche fuori dalla Turchia, comunque in Europa, e questa cosa non può che farci piacere, anche perché noi siamo particolarmente legati alla Turchia, soprattutto in questo viaggio. Diciamo che è stata una delle sorprese più grosse che abbiamo avuto dopo che siamo stati per 6 mesi con il Biagino. Probabilmente in tanti vi ricordate di quel periodo con il Biagino che saliva a 2000 metri su queste salite infinite, in questi altopiani spettacolari. Ah, guarda, c'è il Beyond Hotel. È arrivata l'ora torrida, quella del caldo estremo, quindi stiamo lasciando la città e ci stiamo spostando tra i monti alla ricerca del refrigerio. Qui appena esci dalla città c'è subito la montagna che ti appare, ti dà il benvenuto in quello che poi sono le montagne più alte dove ci stiamo addentrando. Ah, la faccia, ma non è una montagna, è un canyon! Ma beh, è bellissimo, si passa proprio accanto alle rocce che sono state scavate per fare la strada in mezzo, probabilmente. È strettissimo in questa parte. Siamo arrivati nel punto più alto della montagna. Guarda qua quanta gente che c'è, non c'era nessuno a salire, ma ci sono tutti qua, là sono con gli ombrelloni, ma ci sono le pecore in mezzo alla gente che prende il sole con l'ombrellone. Ma hai capito che posto questo? Guarda qua, tutti i baracchini, oh, miele vendono soprattutto. Ce ne sono tantissimi, tutto qua. E salendo ci siamo accorti che ci sono un sacco di hotel e ristoranti, tutti super lusso, con le spa, le piscine, quindi per un certo tipo di turismo. Questo posto si chiama Prevalla. Ci saranno almeno 10 gradi in meno rispetto alla città qui sopra. Stiamo salendo sulla collina dove ci sono un sacco di persone qui accampate con gli ombrelloni, con i materassi, con le tende.
Sembra quasi, ragazzi, un accampamento di Woodstock da questo lato, e invece dall'altro lato, da quella parte del passo, perché questo è proprio il passo, siamo circa a 1000 metri, c'è tutta la parte degli appartamenti, del resort, quindi la parte diciamo più lussuosa, più pettinata. Io qua, Ah, io ti dico, ah, prima treno sì, andato, sì, Prizren, ok, Belgrado, sì, Zagreb, sì, Ljubljana, sì. Trieste, Bologna che giro, e Sernia. che giro. Quanto tempo? Perché era 2 giorni. 2 giorni, 2 giorni. Che incontro, ragazzi, abbiamo Che passato bello. quasi un'ora con questi signori, ci hanno sentito parlare in italiano. Sì. Allora hanno detto venite qua, ci hanno lanciato 2 cuscini, ci siamo seduti lì e ci siamo messi a chiacchierare. Allora, i signori sono stati 35 anni in Italia, però Sì. il signore parlava più in dialetto di Isernia, perché Sì. sono 35 anni a Isernia, e quindi abbiamo fatto un po' fatica a capirci, però è stato veramente interessante perché ti rendi conto, parlando con queste persone, effettivamente di che cosa sia, no, questo paese oggi, il fatto che il Kosovo sia frammentato, perché qualsiasi persona è stata fuori ed è tornata, oppure Sì. conosce tante persone che sono fuori, oppure tante famiglie sono divise, quindi Sì. una parte in Italia, in Germania, in Svizzera, e poi si ritrovano qui per l'estate. Insomma, è un paese che ha questa caratteristica forte di fondo e che fa abbastanza anche pensare il fatto che appunto queste persone con la guerra hanno lasciato questo paese e poi sono tornate dopo. Alcune famiglie hanno persone che hanno anche combattuto durante gli scontri, per esempio il signore ha avuto il figlio che ha combattuto nella guerra del Kosovo e Sì. per fortuna sta bene oggi e adesso fa il politico addirittura, Sì. e quindi molto molto interessante, veramente. Sì, interessantissimo, ti dà andare anche a una fondo. visione diversa, no? Tipo il signore ci ha detto non è possibile che le stanze negli hotel che abbiamo visto di fronte proprio costano 80 euro a notte, ma siamo in Kosovo, com'è possibile 80 euro a notte? Questo appunto Però è è normale. dovuto sì a questa economia di ritorno, c'è un sacco di persone che vivono fuori e tornano per le vacanze appunto, e quindi magari abituati con stipendi svizzeri, del nord Europa eccetera, possono anche permettersi di spendere di più quando vengono qui, no? E quindi c'è questo divario altissimo, perché lo stipendio medio qui non è così alto ovviamente, quindi anche i prezzi, non so, lo diceva al supermercato ad esempio, le cose costano di più qui che non in Italia. Che è pazzesco. folle questa cosa, però in effetti è proprio così. Poi sono venuti fuori degli spunti interessanti, allora, avevamo una curiosità sulla lingua, avevamo già detto che ci sembrava un po' diverso, no? La lingua parlata qui e quella in Albania. Invece il signore ci ha confermato che è esattamente la stessa lingua, cambia un po' l'accento, però ci si capisce perfettamente. Ha fatto l'esempio proprio come a Isernia si parla italiano con un certo accento, a Bergamo con un altro accento. Quindi chiarissimo questo punto. In più però siamo andati anche a toccare dei temi un po' più pesanti, diciamo, abbiamo parlato della guerra proprio, perché comunque l'esperienza diretta di queste persone che hanno mollato tutto e se ne sono andate è una cosa preziosissima, perché si spera di sentirne sempre meno di queste storie, ma purtroppo non è così. E lui ci ha proprio detto non ha nessun senso, perché abbiamo tutti lo stesso sangue, ci ha detto questa frase, no? Che è bellissima e che dice tutto, secondo me, racconta tutto. Qui ci sono ancora oggi delle tensioni in alcune zone del paese, lui ci ha detto è legato a motivi finanziari, motivi di soldi, dove ci sono risorse da sfruttare, allora c'è un grande interesse. E quindi è stato molto bello parlare con loro che erano tra l'altro felicissimi di essere stati in Italia, contentissimi, ci hanno detto che si sono trovati benissimo, e quindi è anche bello ascoltare storie di persone che magari incrociamo anche tutti i giorni in Italia, ma quando tornano al loro paese ti raccontano quello che un po' è stata la loro vita, e sono sempre le parti migliori del viaggio. Allora. La signora sta mettendo il flea, sta facendo il flea proprio adesso, tutte queste creme. Flea. Questo è il coperchio. Podani, Guarda che roba. podani, me hungër. Me hungër, podani. Kim gatshmi. Questo? Non so cosa ci sta dicendo la signora, probabilmente ci sta dicendo che qua si sta cuocendo e lì invece lo sta ancora preparando. Questo è il forno. Ah, tira su. Tira su. Ah, l'ha messo il coperchio. Ah, il coperchio enorme e lo fa Qui ce cuocere. l'avevo detto. Ah, vedi, qua c'è quello già pronto. Guardate qua. Eccolo qua. Ha deve essere attrezzo per fondi ti kam. Ha?
Allora, finalmente abbiamo chiaro il procedimento. In pratica si fa scaldare questo enorme coperchio che è pieno di cenere, viene fatto scaldare qua dove c'è proprio il fuoco, in questa specie di stufa, e poi una volta che è preparata tutta la stratificazione delle varie crepe, viene messo sopra il coperchio e si cuociono così. Vedete le signore là davanti? Hanno una busta bianca in mano e in quella busta ci sono le 3 fette che la signora ci aveva mostrato, quindi se le sono prese sotto i nostri occhi. Tempo di capire qualcosa, andate, tutte 3 andate. Vabbè, comunque nel video precedente l'abbiamo già assaggiato questo flea, però era una porzione umana e già quella devo ammettere che era un bel mappazzone. quindi comunque va bene così. Sì, perché la signora faceva delle porzioni che erano enormi, cioè una fettona, devi prenderti o la teglia intera o una fetta gigante. Sì, ma è roba da sfamare un esercito, cioè enorme, quindi va bene così. Ridendo e scherzando, comunque qui siamo a 1500 metri d'altezza, quindi una buona altitudine anche per quello che si sta così belli freschi, e queste montagne sono esattamente a metà tra il Kosovo e la Macedonia del Nord. Avevamo pensato di spostarci un po' da questa zona, ma poi abbiamo visto quest'area che è proprio fatta per i van, e quindi abbiamo detto: ma sai che c'è, ci fermiamo anche noi qua tra questi monti. Qui c'è la signora che sta facendo ancora il flea, che sta cucinando, sono arrivati dei cavalli anche in questo momento. Adesso dobbiamo trovare uno spazio dove metterci anche noi. La strada qui è un po' sterrata per arrivare al posto dove fermarci, il cubetto però ce la fa alla grande per il momento. Per ora abbiamo visto un po' di macchine anche passare da questo lato. Ecco, per ora. Ecco, per ora, l'ho detta appunto. Allora, vediamo se troviamo un posto. Guarda quanta gente anche qua. Ci sono le tende. No, ma ci sono dei personaggi bellissimi qua. Guarda questo signore. Questo è il migliore. No, ha camperizzato un camion, ma con le porte proprio, guarda, porte finestre. Ma ci mettiamo accanto a lui? È piatto qua accanto. Aspetta, no, aspetta. Aspetta, adesso capiamo l'area. un attimo. Ah, qua è buono. Ti piace qua accanto alla panchina? Sì, vediamo. Gli accampamenti sono su tutto questo lato della montagna e anche da questo lato. Su tutto questo versante ci sono persone parcheggiate anche molto più in alto rispetto a noi, che invece l'abbiamo lasciata qui sotto. Allora, l'abbiamo parcheggiata in questa posizione leggermente in salita, perché ci siamo resi conto dopo un po' di mesi, ma in realtà è da un bel po' che facciamo così, cerchiamo di parcheggiarci proprio in salita, perché per come è fatta la macchina, ma anche per come abbiamo fatto noi la struttura, la cosa migliore è parcheggiarsi in questo modo, altrimenti si ha la sensazione poi di notte di avere la testa che va verso il basso, tipo col sangue alla testa, ed è fastidiosissima. Invece in questo modo dormiamo perfettamente. Inoltre qui accanto a noi c'è anche un cartello che ci spiega un pochino com'è. Per far venire un po' di ansietta, no? Tu dici, tranquillo. Ti dice quali sono gli abitanti di questa zona, ti parla di questo trail che ti porta fino alla parte più in alto della montagna, fino a 2170 metri. Adesso siamo a 1515 per l'esattezza. Non male. Orsi, linci, aquile, le wild goat, le capre selvagge. Capre selvatiche. Mi piace il nome perché si chiama rupicapra. Bisogna avere... nome scientifico. Bisogna stare attenti. Ma soprattutto attenzione. Allora, siamo nel Parco Nazionale dello Sciarri, si chiama così. La montagna più alta, quella vetta più alta, è 2600 e passa metri, 1651 metri per l'esattezza, e il fiume che scorre qui dietro, quindi qui accanto, si chiama Lumbardi. Il Lumbardi? Allora! Che poi è la Bistrica, che è la stessa che arriva fino in Albania, quindi fino all'Adriatico. È lo stesso Lumbardi arriva in... Sì. Pensa! Hai visto? Sì, questo cartone ci ha spiegato tutto, oltre a farci vedere la strizzetta degli orsi. Allora, Lumbardi, stasera polenta, Ecco. ok? Che siamo in montagna anche. Abbiamo deciso, anche perché farà freddo stasera sicuramente, ancora il sole è abbastanza alto, ma a breve qua le temperature scendono di brutto, sicuramente farà abbastanza freddo. Questo, ragazzi, spicca tra tutti quanti, questo biagione color blu, esattamente lo stesso colore del biagino, versione XXL chiaramente. Questo è un Volkswagen, non so esattamente quale sia il modello, ma è veramente figo. I signori qui, targa del Kosovo, signori, se la spassano qui davanti, c'è tutto il letto all'interno e poco più. Hello, very nice, beautiful. Thank you. Bye bye.
Il signore invece ci mostra il suo mezzo, che in realtà non è un mezzo. Ah, Una roulettina. una roulettina. Ah, Una persona. molto bene. Una persona. Una persona. Bello. Sehr gut. Il signore parla solo tedesco. Piccolina, roulettina. E anche la doccia, douche, Toilet. toilet. Yeah. Ah, anche per la pupù. Very good. Ok. Hanno raccolto up, Granita. i mirtilli? Yes. Blueberry. Blueberries. Wild blueberries. Wild blueberries. Highly antioxidant. And you use this to Yes, get this is the. Ah, ok. Bravi. But it's a bit too tight, so I'm Okay. going to try to open them up. Mhm. So I collect only the big ones. Ok. Something like, for example, like I don't know, like this or like this. Like bigger one. Yeah, big Ok. Ah, yes, Try it. yes. It's Prova anche. very clean. I have clean ones This is clean enough, there's no problem. Sì, Vai anche la from puttana. from today morning. Ah, che bello. They're very clean because they're from Yeah, the from the mountains. mountain. Hold your hand. Buono. Just a- Ok, Buono, ok, buono. thank you. Vai, vai. You have yours. You have No, your- no, like this. Fai così. Oh, it's okay. Okay. Thank you. You ate too much from your mouth. Ah, you ate Troppe, too much. troppe. He had too much. Abbiamo conosciuto tutto il vicinato per stasera, quindi ci sono un sacco di persone che stanno qui anche tantissimo tempo. Ecco, vi salutiamo il signore, attenzione che... Ciao. Ciao. Ci siamo dovuti un attimo capire in inglese, in tedesco, in francese, un casino ragazzi, però alla fine ci siamo capiti abbastanza e ci hanno anche lasciato un po' di regalini, sono i regali del vicinato. Che carini. Che bello ragazzi, che bello. Abbiamo appunto i mirtilli seccati anche, ci hanno lasciato questi qua secchi, così ci tornano utili, possiamo usarli quando vogliamo con calma. E anche questo che è un tè, che non mi ricordo, Non ho idea del nome. questo non Però l'abbiamo è un capito. tè che è molto profumato. Profumatissimo. Sono tutte erbe che hanno raccolto qui in montagna, anche i mirtilli li hanno raccolti qui dietro. Vediamo se arrivano domani mattina, perché Paolo è un po' che li mangia, che lo vedo lì con la mano nel bicchiere. Antiossidanti, Ci siamo, Angra sta Vai. bollendo. Tu mi devi dire tutto quello che devo fare. sempre nello stesso modo, gira. Sempre nello stesso modo. Tu Gira dimmi che piano, falla scendere piano, se non si fanno tutti i grumi. sei esperta. Lento e costante. Non mi sembro lento. No, né e non lento mi- né costante. Vabbè, comunque là dietro ho fatto le verdure. Eccole lì, già pronte. Quindi manca solo proprio la polenttina, che ci mette pochissimo perché è quella istantanea. Fermati un attimo, vedi se ci sono i grumi da sciogliere. Non vedo grumi Angra perché c'è il mio tocco comunque. ti vorrei Vedi che ricordare. bravura. Lì ce n'è uno, l'ho visto. Dove? Ce n'era uno. Eccolo. Vai, gira ancora, Ancora metti troppo gira ancora un liquido. pochino. Vedi che scende come vuole Basta, lei. fermati. Ok, adesso basta, facciamola bollire un attimo. Si rassoda. Che bel risultato che è venuto. Alla fine è venuta bene anche la polenta. Un po' Vabbè, durina forse, però va Non bene. esageriamo. È tutto molto spartano, è tutto molto fatto a caso. Ecco, sto pensando se si per dire un'altra parola, va bene. Comunque rende il concetto, ma siamo in montagna Ci e sta. quindi ci voleva questa cosa calda. Ci siamo messi dentro, volevamo sederci fuori, ma poi faceva freddo. Questa è la realtà, quindi ci siamo chiusi qua dentro. Com'è? Fagiolo Buono? buona anche la polenta. Sniffalo un po'. Balsamo di tigre direttamente dall'India. Ce lo stiamo portando. Oggi ci serve perché mi è venuto pure a me il raffreddore. Non so se questo caldo freddo. Calcolate che in pochissimi minuti abbiamo chiuso tutto perché faceva freddissimo. Ci siamo messi dentro sotto la coperta con la felpa. Non troppo forte, se lo metti troppo forte. Ecco, adesso piangerai. Però domani stai meglio. Vedrai che domani starai È meglio. fortissima sta roba Sì, qua. sì, basta proprio pochissimo. Va bene ragazzi, direi che chiudiamo qui questa giornata. Mi raccomando, se voi non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimissimo al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete le prossime novità. Potentissima sta E se roba. volete anche sapere se Paolo sopravvive al balsamo di tigre. Vabbè ragazzi. Alla prossima ragazzi. Ciao.